Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo del nuovo volante GT di Cube Controls sviluppato in collaborazione con Mercedes-AMG. Sono stato invitato da Cube all'evento di presentazione tenuto a Milano in concessionaria Merbag di Mercedes ed ho avuto l'opportunità di provare il volante per qualche ora e vi posso dare quindi le mie prime impressioni su questo nuovo prodotto di Cube. Cube ha iniziato la collaborazione con Mercedes progettando per loro un volante montato su vetture reali AMG, la GT Track Series e la GT2. La GT2 affianca le esistenti GT3 e GT4 ed è la vettura omologata FIA più potente prodotta da Mercedes. La Track Series è invece l'auto sportiva di serie più potente mai sviluppata da Mercedes per festeggiare i 55 anni di AMG. Il volante sviluppato da Cube per la Track Series ha un diametro di 320 mm, ha una scocca posteriore completamente in carbonio, mentre il frontale è realizzato in alluminio. Al centro della piastra troviamo un inserto in carbonio con il logo Mercedes, mentre più in basso la scritta Track Series in rosso e il logo Cube Controls in bianco. Cube ha lavorato tanto sulle impugnature di questo volante in collaborazione con i piloti ufficiali Mercedes che hanno fornito dei feedback che hanno un po' stravolto l'impugnatura rispetto a quanto visto su CSX3 e su F Pro. Sono infatti adesso più rettilinee lateralmente, meno rotonde e con un diametro inferiore. Il volante reale della Track Series ha un totale di 13 pulsanti momentanei, 7 a sinistra e 6 a destra, nessun pulsante retroilluminato, nessun LED, nessun joystick, nessun rotary, che sono però presenti sulla plancia centrale del tunnel della vettura. Un volante che traspira competizione, racing e non ha bisogno di tutti quanti gli accessori a cui siamo abituati noi nel sim racing. Nella parte posteriore, come detto, troviamo una scocca davvero stupenda in carbonio, al centro il mozzo per il collegamento al quick release della vettura e ai lati due shifter magnetici realizzati in alluminio. Riprendono lo stesso identico design già visto sulle palette di F Pro o su quelle aggiuntive che vi avevo descritto nella recensione di CSX3, realizzate però in questo caso in alluminio, feedback magnetico e paddle in carbonio di dimensioni molto più generose rispetto agli altri volanti della linea Cube, senza particolari tipi di lavorazione interna. Manca invece la frizione, che non è peraltro presente sulle vetture reali che utilizzano un cambio con frizione automatica. Il volante da sim racing riprende lo stesso shape, le stesse dimensioni, la stessa forma, lo stesso design di quello delle vetture reali, ovviamente con degli adattamenti che lo rendono più adatto all'utilizzo sim racing, come l'aggiunta di pulsanti retroilluminati, l'aggiunta di qualche LED e soprattutto dei rotary con joystick che sono tanto utili all'interno dei simulatori. Partiamo dalle specifiche di fabbrica: un volante con un diametro di 320 mm, quindi identico a quello della vettura reale, ed un peso di circa 1300 grammi. Il peso resta comunque abbastanza contenuto, anche se il diametro da 320 mm lo rende secondo me poco adatto a basi direct drive con una forza inferiore ai 10 Nm. Si rischierebbe di ridurre troppo gli effetti derivanti dalla base perché il volante è più pesante rispetto agli altri e soprattutto ha un diametro maggiore. Il volante Mercedes è di tipo ibrido, quindi può essere utilizzato, come già visto su F Pro e su F Core, sia tramite connessione cavo sia tramite connessione Bluetooth. Il volante monta all'interno una batteria da 2000 mAh che consente un'autonomia di gioco di circa 50 ore con LED completamente spenti e di 10 ore con LED invece completamente accesi. Anche le impugnature del volante sim racing sono state profondamente riviste, hanno lo stesso disegno di quello reale e sono nettamente diverse rispetto a quelle già viste all'interno delle recensioni di F Pro e di CSX3. Cube ha lavorato tanto con Mercedes da questo punto di vista e i risultati si vedono, perché a primo acchito il volante sembra molto più comodo da impugnare rispetto al passato. È stato svolto un lavoro importante anche sul materiale con cui sono realizzate le impugnature. Avevo criticato il grip sia nella recensione di F Pro sia in quella di CSX3, qui invece abbiamo una gomma più morbida rispetto al passato e con un grip superficiale nettamente superiore. Ha una finitura soft touch che lo rende anche piacevole da utilizzare senza i guanti e
Qui si vede il lavoro di Cube con Mercedes, le impugnature hanno fatto un passo in avanti veramente molto importante. Per quanto riguarda invece la dotazione di controlli, abbiamo un totale di 10 pulsanti momentanei, pulsanti che sono dotati di retroilluminazione a LED, personalizzabile completamente sia tramite il software proprietario sia tramite SIMAB. Il pulsante è strutturalmente differente rispetto al passato perché è più sporgente dalla scocca rispetto ad esempio a quelli di F Pro ed ha una superficie superiore, piatta e non più ricurva come quelli di CSX3 e di F Pro. Rispetto alla versione reale sono stati aggiunti 4 rotary encoders che sono importanti per l'utilizzo sim racing. Abbiamo 2 rotary frontali e 2 rotary da pollice. Sono tutti e 4 realizzati con un pomello in alluminio anodizzato lavorato al CNC. I frontali mantengono lo stesso feedback che avevamo visto anche nelle altre recensioni, un click bello deciso, bello netto. Stessa cosa vale anche per quelli laterali che sono dal punto di vista del feedback simili a quelli visti su CSX3 e su F Pro. I rotary da pollice sono sempre incassati all'interno della scocca, novità già vista su F Pro che lascia più spazio al movimento dei pollici, hanno però una finestra di azionamento anteriore più ampia, il che li rende sicuramente più facili e più intuitivi da utilizzare. Tutti e 4 i rotary sono dotati di una piccola finestrella con illuminazione LED personalizzabile sempre tramite SIMAB. Anche in questo caso come i pulsanti si può aggiungere ad esempio una funzione telemetrica per farli lampeggiare o flashare in particolari situazioni. Il comparto controlli è completato da 2 joystick a 7 posizioni, abbiamo un totale quindi di 14 input. Sono degli accessori ai quali sim racer non possono ormai rinunciare perché sono molto utili per navigare all'interno dei menu dei simulatori. Sono caratterizzati da un pomello in alluminio di colore rosso realizzato sempre al CNC e per quanto riguarda il feedback è praticamente identico rispetto a quanto descritto già sia su F Pro sia su CSX3. Al di sotto di entrambi i joystick è posizionato un LED. Il LED di sinistra va ad indicare lo stato della batteria, giallo lampeggiante batteria inferiore al 5%, LED rosso batteria in ricarica e LED verde invece batteria al 100%. Il LED di destra invece ci dà indicazioni sulla modalità di connessione del volante, LED spento significa che il volante è connesso mediante cavo, LED blu lampeggiante, volante in accoppiamento tramite Bluetooth, LED blu fisso significa invece il volante è connesso in maniera stabile al Bluetooth del PC. Altra aggiunta rispetto al volante reale sono i 4 LED, 2 a sinistra e 2 a destra posizionati al di sopra dei rotary frontali. I 4 LED possono essere utilizzati mediante SIMAB per darci indicazioni sull'attivazione del pit limiter, sullo spotter o ad esempio sulle bandiere, sono però troppo pochi per rappresentare in maniera funzionale i giri motore. Anche la scocca posteriore cambia in maniera radicale rispetto al volante reale, non abbiamo una scocca in carbonio bensì in alluminio pressofuso della stessa fattura di quella già vista sugli altri volanti recenti di Cube Controls, un materiale che a me piace molto come finitura superficiale, come leggerezza e soprattutto come spiegato all'interno delle altre recensioni permette di fornire al volante delle forme sicuramente più complesse e più armoniche rispetto alla lavorazione a CNC. Nella parte superiore della scocca in alluminio pressofuso sono presenti loghi Cube Controls a sinistra e AMG a destra che sono realizzati mediante una fresatura, quindi il logo è sopraelevato rispetto alla struttura di base della scocca ed ha una colorazione alluminio vivo. Al centro della scocca troviamo il mozzo proprietario Cube realizzato in alluminio anodizzato con lo stesso design già visto sugli altri modelli, permette l'ancoraggio di quick release con interasse da 50.8 e da 70 mm sia con filetto che senza filetto. È un acquisto obbligato per i possessori di Fanatec perché è l'unico modo per fissare questo volante al Podium Hub, la stessa cosa anche per quanto riguarda i Quick Release SIMAGIC che hanno una filettatura posteriore. Per quanto riguarda invece i possessori di SIMUCube è ovviamente un acquisto opzionale, io però caldeggio l'acquisto perché rende le fasi di montaggio sicuramente più comode e dà uno spessore maggiore posteriormente al volante e lo rende sicuramente più comodo perché lo allontana rispetto alla base motore.
Al di sotto del mozzo troviamo l'innesto QCon a 4 pin ormai collaudato su tutta la nuova line-up di Cube Controls, innesto che serve sia per la ricarica del volante in modalità Bluetooth sia per la connessione dati al PC. Sulla sinistra troviamo invece l'antenna necessaria per la connessione al Bluetooth del PC, sulla destra invece il tasto di accensione e spegnimento. Lo trovo veramente comodissimo, lo utilizzo da tanto su CSX3 e su F Pro e permette di spegnere completamente il volante e disconnetterlo dal PC. Ai lati del mozzo troviamo i due shifter magnetici che a livello di design sono identici a quelli montati sulla Track Series e riprendono lo stesso design degli shifter in nylon presenti su F Pro e su CSX3 come paddle aggiuntivi. Perdono rispetto a quelli di F Pro ad esempio la regolazione della corsa e della profondità, quindi della lontananza rispetto alle impugnature. Il feedback è sempre magnetico e tramite attivazione di sensore di Hall. A livello di feedback sono praticamente identici rispetto a quanto già osservato nelle recensioni di CSX3 e di F Pro, quindi un feedback corposo sia dal punto di vista tattile che da quello uditivo. Fanno praticamente lo stesso rumore che avevo già registrato all'interno delle rispettive recensioni. L'altra particolarità è un paddle in carbonio più ampio rispetto al passato e con una regolazione della distanza dal mozzo che avviene tramite 4 fori e non più tramite le asole come già visto sugli altri modelli. Dopo averlo provato per circa un'ora posso darvi le mie prime impressioni sul nuovo volante GT Mercedes prodotto da Cube Controls, un volante che ha un diametro importante rispetto agli altri volanti al farfalla. 320 mm è una dimensione notevole e apprezzo però la scelta di Cube di mantenerla identica rispetto alla versione reale trattandosi di un volante replica. Se cercate un volante con una dimensione inferiore, Cube offre già una line-up abbastanza completa. Stesso discorso per quanto riguarda le frizioni, ho visto delle critiche sulla loro mancanza, non ci sono nella vettura reale. Cube secondo me ha fatto bene a non inserirle, essendo un volante principalmente dedicato alle vetture GT che hanno una frizione automatica e quindi non necessitano della doppia frizione. È chiaro che se avete bisogno delle doppie frizioni per l'utilizzo su vetture formula, anche in questo caso dovete rivolgervi ad altri volanti della linea Cube Controls. Le prime impressioni sono quelle di un volante sicuramente ben costruito, ben progettato, con delle linee molto piacevoli ed una struttura veramente ben solida. Il passo in avanti importante è stato fatto a livello delle impugnature, che hanno un grip decisamente superiore rispetto agli altri modelli, almeno per quanto riguarda i primi stock di vendita. Sono molto piacevoli da impugnare e il materiale ha un grip veramente importante. Non posso darvi da questo punto di vista una indicazione sulla comodità a lungo termine, proprio perché non ho avuto il tempo materiale di testarlo a fondo. Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, il volante è proposto da Cube a 705 euro più IVA, 755 per la versione completa di mozzo posteriore, che come detto vi consiglio di acquistare in qualsiasi caso. In Italia tra IVA e spedizione siamo intorno ai 930 euro, quindi inferiore ai 1000 euro. Per un volante di questa qualità con branding Mercedes mi aspettavo un prezzo sicuramente superiore, quindi brava Cube per aver mantenuto un prezzo più basso rispetto alle aspettative. Direi che anche per questo video è tutto, vi aspetto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate del volante, se vi farebbe piacere avere una recensione approfondita, se siamo in tanti possiamo chiedere a Cube un sample per la recensione completa. Ci vediamo in un prossimo video e come al solito vi auguro buona giornata.